Perché è così difficile il cambiamento? Stasera ho deciso di affrontare questo tema su suggerimento di una Triuners e penso che sia un tema molto attuale. Perché? Perché il cambiamento è una cosa difficile. Il cambiamento attiva delle resistenze importanti ed è importante comprenderne il perché. Perché molto spesso quando siamo frenati di fronte al cambiamento, quello che si tende a fare è darsi la colpa. Oppure dire, no, vabbè, allora si vede che sono io che non sono capace. Guarda, vedo tutti che cambiano, vedo tutti che stanno bene. Già, questo è una generalizzazione. Quando si usa il tutti, dobbiamo attivare subito il nostro osservatore interno e dire alto là, perché sto generalizzando, perché ho bisogno di fare questa generalizzazione. Il cambiamento è difficile per un semplice fattore, perché per cambiare serve energia e tendenzialmente la nostra energia è medio-bassa. Se dobbiamo paragonarci a un cellulare, noi siamo al 2-3% di carica e il nostro corpo è strutturato per consumare il minor consumo di energia, il minor quantitativo di energia. Immaginate quanti processi avvengono dentro di noi in modo automatico. Immaginate respiriamo, che il sangue si muove, cioè pensate quanti processi avvengono dentro di noi. E per fare questo c'è un bisogno di un livello di energia basale. Il pensare in un determinato modo richiede il pensare, richiede energia. Il pensare in modo ripetitivo richiede un'energia inferiore rispetto al dover inserire nuove informazioni. Pensate alla fatica che fate quando dovete seguire un argomento di cui non avete mai sentito parlare. Quindi venite invitati a cena e qualcuno inizia a parlarvi di biologia, un argomento super affascinante, ma utilizza dei termini che voi non avete mai sentito. Vi renderete conto che arriverete a sera che siete stravolti. Perché? Perché il vostro livello di attenzione rispetto a informazioni nuove che non avevate mai ascoltato è superiore e questo richiede energia mentale. Pensate anche se qualcuno parla una seconda lingua, la fatica che si fa a dover sostenere una conversazione in un'altra lingua, se rispetto a questa non abbiamo una buona padronanza. Questo perché? Perché quando noi inneschiamo dei processi differenti, dei processi rispetto ai quali noi non siamo abituati, il nostro cervello richiede un maggior quantitativo di energia. Quindi tutto questo per dirvi cosa? Per dirvi che il cambiamento richiede energia. Cambiare un nostro schema richiede energia. Io faccio sempre questo esempio, ma che è molto visivo e aiuta a comprendere il perché è così difficile. Una nostra modalità di pensiero si è strutturato da un punto di vista neuronale attraverso proprio delle mappe neuronali che si sono consolidate nel tempo e nella vita abbiamo avuto continue conferme
di quella determinata situazione, di quel determinato atteggiamento. È proprio un solco che noi abbiamo nella nostra testa, è come la viabilità stradale di una città. Ci sono le vie principali, ci sono i vicoli e in mezzo ci sono i palazzi. Queste sono le nostre mappe neuronali. Quindi se noi dobbiamo andare dal punto A al punto B, noi sappiamo qual è la strada da percorrere. L'abbiamo percorsa decine e decine di volte. Possiamo percorrerla senza neanche prestare attenzione alla strada, ci andiamo in automatico. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che consumiamo poca energia. Quando inneschiamo un cambiamento, il cambiamento potrebbe essere lieve e quindi semplicemente dobbiamo e scegliamo di cambiare strada. Le prime volte dobbiamo prestare attenzione. Non so se vi è mai capitato di fare sempre la stessa strada e a un certo punto ci sono dei lavori. L'attenzione che voi dovete attuare nel fare un altro percorso è completamente diversa. Oggi poi mettiamo il navigatore e ci facciamo guidare dal navigatore stesso. E a volte succede che magari vogliamo fare un'altra strada e poi siamo sovrappensieri e ci troviamo a fare la solita strada. Ecco, così avviene quando noi vogliamo cambiare, ma addirittura quando un cambiamento è radicale, quello che noi vorremmo è che in tempo zero, e poi vedremo come la variabile tempo è importante, tirassimo giù dei palazzi. Quindi noi vogliamo andare dal punto A al punto B, solitamente facciamo questa strada e diciamo no, adesso ci voglio andare in questo modo. Però in mezzo ci sono tutti dei palazzi. Quindi quello che dovremmo fare è demolire i palazzi e costruire nuove strade. Da un punto di vista proprio materiale, qua parla l'ingegnere che è in me, quanta energia dovremmo impiegare? Il progettista, eh, chi costruisce le strade, chi porta la materia prima. Quindi quando noi inneschiamo una volontà di cambiamento, dobbiamo diventare consapevoli della energia che ci serve, del tempo necessario per effettuare questo cambiamento. Perché? Perché questo innanzitutto ci porta a non colpevolizzarci nel momento in cui ricadiamo in determinate dinamiche. Questo è importantissimo. Perché? Perché il cambiamento può essere di due tipi. Noi possiamo cambiare per scelta, ci rendiamo conto che c'è degli atteggiamenti, delle situazioni, qualcosa che è per noi disfunzionale. Quando dico disfunzionale intendo un atteggiamento, un comportamento, una situazione che ci depotenzia, che ci toglie energia. E qui serve consapevolezza e tanta onestà con noi stessi. Noi nel momento che scegliamo di essere onesti con noi stessi, sappiamo se un nostro atteggiamento, una determinata situazione, una determinata relazione ci dà o ci toglie energia. Basta osservarci. E io spesso lo dico, no? La prima cosa che dobbiamo fare con noi stessi quando ci guardiamo allo specchio è smettere di raccontarcela. E che siamo abilissimi a raccontarcela perché? Perché nel momento che smettiamo di raccontarcela, poi subentra il dobbiamo fare qualcosa. E il dobbiamo fare qualcosa richiede energia. E allora spesso cosa facciamo? Proprio perché sappiamo a livello inconscio di non avere energia, ci mettiamo le fette di salame sugli occhi. Quindi autorizziamoci a diventare consapevoli di ciò che ci potenzia e ciò che ci depotenzia. Con la consapevolezza che nel momento che io divento consapevole,
posso poi con il tempo decidere di cambiare. Perché questo aiuta a aumentare il nostro livello di consapevolezza, perché se no per tutelarci non ci rendiamo conto dell'elefante nella stanza. Perché nella stanza, ragazzi, non ne abbiamo uno di elefante, ne abbiamo diversi. Ma poi quell'elefante dobbiamo farlo uscire dalla stanza. E chi caspita sa come far uscire un elefante dalla stanza? Non sappiamo neanche come c'è entrato, non esce dalla finestra, non esce dalla porta. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tirare giù il palazzo? E questa è la percezione che abbiamo di noi quando ci rendiamo conto, ci consapevolizziamo che c'è un qualcosa che dobbiamo cambiare, ci rendiamo conto che c'è un elefante nella stanza. Ma la sensazione che abbiamo quando abbiamo l'energia bassa è, oh caspita, come lo tiro fuori? E lì dobbiamo attivare il nostro pensiero magico. E quindi questo è il passaggio successivo. Quindi consapevolezza. Su questo lavorare semplice è ascoltarsi, ascoltare le nostre emozioni, ascoltare le nostre sensazioni, ascoltare e ascoltarci come stiamo. Se io chiedo ora ad ognuno di voi di porsi questa domanda e di chiedersi come sto, sinceramente, non dovete rispondermi, è una domanda retorica. Come sto? Quanti riescono a dire bene? Quanti riescono anche a dire è un momento di difficoltà? Quanti dicono lasciamo stare? Ecco, con noi stessi non possiamo lasciare stare, o meglio, possiamo farlo, ma a quel punto non arrabbiamoci neanche del perché le cose non cambiano. È molto lineare, perché se no consumiamo energia. Ci sta che uno può dire, guarda Milena, ma io sto bene così, non c'ho voglia di sbattere la testa, cioè già la vita è pesante. Va benissimo. E allora non consumiamo energia a lamentarci. Abbiamo due scelte. O ci consapevolizziamo e agiamo per il nostro bene e conseguentemente per il bene delle persone che sono intorno a noi, o se no non lamentiamoci. La lamentela ha senso se è finalizzata a trovare una soluzione. Se c'è qualcosa che non va, è giusto farlo presente, ma poi il passaggio successivo è bene. Quindi adesso cosa posso fare? Io mi posso lamentare che ho l'elefante nella stanza nel momento che me ne rendo conto. Bene, ma adesso cosa posso fare per comprendere quell'elefante, come farlo uscire o farlo sparire? E quindi passiamo al livello di energia. Il cambiamento richiede energia e tempo. Queste sono le due variabili. Più energia abbiamo, meno il tempo necessario. Meno energia abbiamo, più è il tempo necessario. E anche qua è importante fissarsi un obiettivo. E fissarsi un obiettivo che sia raggiungibile. Perché il cambiamento non solo richiede energia, ma a livello proprio emotivo, inconscio, anche di
preservazione del nostro corpo e della specie, il cambiamento stimola l'emozione della paura. La paura, molto spesso l'abbiamo visto, è un'emozione sana, cioè non è che così il nostro corpo, la natura, l'universo, ognuno può pensare un po' come vuole, ha creato le emozioni così perché volevano un po' crearci di problemi. No, tutte le emozioni che noi proviamo ci sono per un perché, per un motivo. E la paura è un'emozione molto importante perché ci permette di preservarci. E questo proprio da un punto di vista antropologico. C'è un mio insegnante di counseling, uno psichiatra, faceva morire dal ridere, e lui faceva questo esempio. Secondo voi, tantissimi anni fa, nella giungla, chi è che sopravviveva? Quello che si muoveva un po' guardingo, non so come vuoi dire, un po' con quella tensione di essere aggredito, o quella che passeggiava fischiettando, guardando i fiori nella natura, cioè senza nessun pensiero. È ovvio che quello che fischiettava era così concentrato nella bellezza del mondo che arrivava la triglia e se lo mangiava. Ok, se invece la persona che aveva un minimo di timore, cosa succedeva? Appena c'era un rumore si allertava e riusciva a scappare sull'albero. Adesso ovviamente sto generalizzando, però questo per fare capire che quando c'è un cambiamento è normale e naturale avere un po' di paura rispetto a quello che non si conosce. È sano. È sano perché ci permette anche di preservarci e di aumentare la nostra attenzione rispetto al futuro. Il problema è quando la paura ci pietrifica, quando noi abbiamo così timore di quello che sarà che non riusciamo a muoverci. Quindi ogni emozione ha senso, tanto che temporanea. Cosa vuol dire temporanea? Che io la percepisco, ascolto lo stimolo, faccio un'analisi di realtà, do un retrofeedback e vado avanti. Nel caso della paura dico ok, ho timore a cambiare. Perché? E faccio un'analisi di realtà. Quali sono i rischi reali? Ci sono, non ci sono o è il mio bambino interno che sta creando delle fantasie? Perché molto spesso il nostro bambino crea delle fantasie pazzesche e lì dobbiamo proprio fare un'analisi di realtà. E quindi cosa possiamo fare concretamente per velocizzare il cambiamento? Quello che possiamo fare è innanzitutto accoglierci nella nostra difficoltà di cambiare. Perché noi diventiamo severissimi con noi stessi. Cioè, quando vogliamo cambiare, attiviamo la nostra attenzione selettiva rispetto a tutto ciò che ci evidenzia il non cambiamento, perdendo di vista invece magari tutti i passi strepitosi che abbiamo fatto. Quindi abbiamo deciso di scalare l'Everest, siamo a metà dell'Everest, quindi noi non rimaniamo focalizzati su, caspita, ho già fatto metà strada, ma iniziamo a dire no, non ce la farò mai, non ce la farò mai arrivare fino in alto, cioè ci focalizziamo sul pezzo che manca. E questa focalizzazione al negativo cosa fa? Assorbe la nostra energia, che abbiamo visto che è quella che ci serve per fare il cambiamento. Quindi, quando siamo in un processo di cambiamento, iniziamo ad osservare i piccoli passi che abbiamo già fatto, i successi che abbiamo già raggiunto, perché questo diventa potenziante, perché questo ci permette di dire, caspita, ma io fino a metà
montagna ci sono arrivata, ci sono arrivato. Quindi vuol dire che io ho le capacità per farlo. Forse è il caso che adesso, prima di iniziare a fare la seconda arrampicata, prendo un momento di pausa. Sta per calare la notte, forse è il caso che metto la tenda, mi metto al riparo, mi riposo un attimo e poi ricomincio. Invece abbiamo quest'idea che è legata alla fantasia del bambino che il cambiamento deve essere tout court. Mi sveglio una notte, vado a dormire la sera, mi sveglio la mattina e boom, tutto è cambiato. Questa è una fantasia del bambino. Sarebbe possibile se noi avessimo un livello di energia tale per cui durante la notte ci spostiamo in un'altra linea spazio-temporale. Quindi in linea teorica è possibile. In linea pratica anche qui dobbiamo fare un'analisi di realtà. Adesso mi sfugge il nome di quell'atleta che faceva il salto in alto, no? E saltava non so quanti metri. È possibile saltare 3 metri? Certo, qualcuno l'ha fatto, ha vinto anche una medaglia d'oro, quindi è possibile. Ma quanto si è allenato per farlo? Noi a volte con noi stessi pretendiamo di saltare quei 3 metri senza magari esserci nemmeno allenati. E quindi attiviamo il nostro genitore normativo e confermiamo quello che non siamo. Ecco, vedi, tu non sei, perché se tu fossi veramente questo cambiamento lo metteresti in atto. E lì dobbiamo attivare il nostro genitore affettivo, dire ok, tu vuoi operare questo cambiamento? Bene, hai già fatto A, B, C e D. Continua in questa strada, continua a perseverare. Perché? Perché a livello proprio neuroscientifico una nuova abitudine si inserisce continuando a ripeterla o attraverso uno shock emotivo molto forte, perché uno shock emotivo è una scarica energetica. E quindi semplicemente torniamo sempre lì. Consapevolezza, tempo, energia. Questi sono i 3 ingredienti per il cambiamento. Consapevolezza, tempo, energia. Lo ripeto ancora una volta, consapevolezza, tempo, energia. Quando non riusciamo e ci sentiamo in un momento d'impasse, ci sentiamo fermi, poniamoci queste domande. Qual è il mio livello di energia? È basso? Bene, cosa posso fare per aumentarlo? Quanto tempo è trascorso da quando mi sono consapevolizzata di questa dinamica ad oggi? Perché magari ho 50 anni, ho una dinamica che si è consolidata nel tempo, in 50 anni della mia vita, e magari io penso che, boom, in 3 mesi, in 6 mesi ci sia un cambiamento. Non che non ci possa essere attenzione, ma facciamo delle analisi di realtà, perché queste ci aiutano ad attivare un pensiero positivo e costruttivo, se non andiamo a riconfermare il fatto che non siamo. Quindi abbiamo detto consapevolezza, tempo, energia. Come le My Energy Bars ci possono aiutare. Ecco, non ho portato la mia coppia di scorte. Come le My Energy Bars ci possono aiutare? Allora, le My Energy Bars ci possono aiutare su più fronti. Sul fronte della consapevolezza, sul fronte dell'energia e sul fronte del tempo. Partiamo dalla consapevolezza. Faccio un attimo un ripasso anche perché ci sono diverse persone nuove
e magari non hanno ancora approfondito tutti i protocolli. Per la consapevolezza, un buon protocollo è quello di rilassamento. Nel protocollo di rilassamento io posiziono le mie mani in questo modo, intorno alle bars in questo modo. Non vado a prendere in mano direttamente le bars. E questa posizione ci permette di entrare in uno stato di ascolto profondo. Quindi sto vivendo una situazione depotenziante, sto percependo una determinata emozione. Prima cosa da fare è mi metto in ascolto. Cosa sta succedendo dentro di me? E proprio chiudo gli occhi, poi lo facciamo assieme. Faccio un primo protocollo di centratura e chiedo proprio al mio corpo, ai miei pensieri, cosa sta succedendo. Ok, sento una forte tristezza. Bene, mi autorizzo a entrare in contatto con questa tristezza. E quello che facciamo mentre ci autorizziamo a entrare in contatto con questa parte di noi, stiamo dicendo un qualcosa di molto potente a noi stessi. Io ti assento, io ti ascolto, io ti vedo. Quando un'emozione si manifesta è perché c'è una parte di noi che vuole essere vista ed è collegata tendenzialmente al nostro bambino nell'à e nell'allora. E diventa potentissimo ascoltare quella parte, perché se io l'ascolto permetto di manifestarsi e l'energia non si cristallizza, mentre quello che noi tendenzialmente facciamo rispetto all'emozione è via, adesso non ho tempo per essere triste, non ho tempo per essere arrabbiato, non ho tempo per avere paura. E poi il corpo ci fa trovare il tempo. Una volta che io ho ascoltato il mio corpo, scelgo un elemento su cui lavorare attraverso il protocollo di trasformazione alchemica. Magari mentre mi interrogavo sulla tristezza, mi è arrivato un ricordo, un pensiero, una parola, una frase, un'immagine, oppure c'è qualche parte del corpo che si è attivato, ho dei punti dolore che mi si sono attivati. Bene, faccio il protocollo di trasformazione alchemica su questi aspetti. Quando io faccio un protocollo di trasformazione alchemica mirata, quello che succede è che l'energia che è cristallizzata si scioglie e quindi ho più energia disponibile e posso passare al livello successivo e diventa a quel punto un processo. Cioè il nostro obiettivo, il nostro processo con le My Energy Bars deve essere quello di liberare più energia possibile che abbiamo cristallizzata. Più energia libera abbiamo nel nostro corpo, più si attiva la nostra capacità intuitiva. E a quel punto le cose avvengono, arrivano intuizioni e tutto si velocizza, il cambiamento è possibile perché non andiamo in resistenza, grazie al fatto che l'energia fluisce dentro di noi. Bene, bene, bene. Adesso la pratica di stasera la sviluppiamo proprio in questo modo. Vi chiedo di scegliere una situazione nella giornata di oggi che vi ha creato discomfort. Può essere una cosa piccolina o una cosa più grande. Può essere la frase di una persona, può essere un qualcosa che avete letto,
può essere un'emozione che è arrivata e non capite da dove sia arrivata. Se oggi è stata una giornata straordinaria, prendete un qualcosa dei giorni scorsi, partite da qualcosa di piccolo. Io dico sempre, quando si inizia a lavorare con le bars, iniziate con le cose piccole, non iniziate con i solchi profondi, perché i solchi profondi ci vuole il tempo per entrarci dentro, si deve proprio sviluppare un senso di anche confidenza, di fiducia rispetto al processo. Perché se no a volte si parte con gli obiettivi alti, non si raggiungono e poi si dice, hai visto? Te l'ho detto io che non funzionava. Grazie al cavolo. È come dire, inizio a fare i test di matematica, non parto a fare le somme, le sottrazioni, parto dagli integrali. Cioè, sappiamo che non riesci a fare gli integrali, ok? Bene, allora, per chi non ha ancora le bars e anche per chi poi segue questa diretta indifferita, immaginate di averle. Quindi ponetevi nella posizione di rilassamento, che vi ricordo è mettere le mani in questo modo, quindi per chi non ha le bars può semplicemente mettere le mani in questo modo, questo è un mudra molto potente, e metterle attorno alle bars. Quindi vi faccio rivedere. La distanza tra le bars non deve essere più di 1 millimetro. Quindi non si devono toccare, devono essere distanti, ma poco meno di 1 millimetro e le mani devono essere i polpastrelli completamente chiusi. Un po' come se aveste le mani proprio a preghiera intorno alle bars. Ok, quindi chiudete gli occhi, mettete le mani intorno alle bars e fate un respiro profondo. Fate attenzione che i vostri piedi siano ben piantati sul pavimento e la vostra colonna sia dritta. E state in una posizione di rilassamento. Inspirate col naso ed espirate con la bocca. E prestate attenzione che l'inspirazione espanda il vostro diaframma e nell'espirazione protraete di più dell'ispirazione. Quindi potete inspirare 4 ed espirare 6. Questo già vi aiuta a lasciare andare ciò che non vi serve dentro di voi. Inspirate per 4 secondi, espirate per 4 secondi. E ora immaginiamo un fascio di colore argento che dal centro della terra entra dal nostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla nostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro.
fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendiamo consapevolezza di essere un portale di collegamento, cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandoci nel primo centro, 2 dita sotto l'ombelico, nel secondo centro, all'altezza del cuore, e nel terzo centro, all'altezza della ghiandola pineale. Ripetiamo: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Ora in questo stato di centratura scegliete un elemento su cui volete lavorare. Può essere una situazione, può essere una persona, può essere un'emozione che non riuscite bene a identificare da dove arriva. E rimanendo in questo stato di ascolto, ponetevi proprio questa domanda: cosa è giusto che io sappia rispetto a? E inserite ciò su cui volete indagare. E ora facendo dei respiri profondi, restate in ascolto del vostro corpo, dei vostri pensieri, delle vostre emozioni. Osservate se vi arrivano delle immagini, se vi arrivano delle parole, se vi arrivano delle sensazioni fisiche. E anche se non vi arriva nulla, anche quello è un segnale. Le frasi possono manifestarsi con il tu sei oppure con l'io sono, come se fossero dei comandi. Le sensazioni possono essere a livello di tensioni, a livello di dolori, a livello di formicolii. E le immagini possono manifestarsi sotto forma di colori, di immagini nitide, di ricordi o di oggetti. Una volta che avete identificato un aspetto e potete scegliere quello che sentite che vi risuona di più, sceglietene uno, una frase, un'immagine o una sensazione, prendete le barse in mano, l'oro nella sinistra, l'argento nella destra,
o immaginate di farli. E procediamo con il protocollo di trasformazione alchemica. Ponete l'attenzione nel primo centro, 2 dita sotto l'ombelico, il centro dell'essere, e ripetete: libero, l'energia cristallizzata in, e inserite l'elemento e la riporto nel mio centro di potere. Io sono 3. E lasciate fluire, lasciate andare quello che arriva. Se vi viene da piangere, se vi viene da sbadigliare, se vi viene da tremare, se vi viene da sorridere, lasciate fluire, lasciate che il corpo scarichi. E ora un respiro profondo e ponete la vostra attenzione all'altezza del cuore, nel centro del sentire. E ripetete: lascio andare ogni attaccamento emotivo a, inserite l'elemento e lascio fluire il mio sentire. Io sento 6. E anche qua lasciate che il vostro corpo scarichi. E infine ponete la vostra attenzione all'altezza della ghiandola pineale, nel centro della vostra testa, il centro del creare. E ripetete: creo ordine e coerenza in, inserite l'elemento e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Mi autorizzo ad essere me. Io creo 9. Io mi autorizzo ad essere libero. Io mi autorizzo ad essere connesso. Io mi autorizzo ad essere. Fate un respiro profondo e prendendovi
tutto il tempo che vi serve. Al 3 aprite gli occhi, 1, 2, 3. Bene, ho visto degli sbadigli. Bene. Ricordo che a livello biologico, quando una bioresistenza si scioglie, lo percepiamo attraverso 3 segnali corporei: lo sbadiglio, la lacrimazione, il tremore e dei respiri profondi. E la cosa bella, e questo fa impazzire a volte alcuni, è che le bioresistenze si sciolgono e non è che dobbiamo sapere esattamente qual è la bioresistenza che si è sciolta. Perché dico che questa a volte fa impazzire qualcuno? Perché a volte pensiamo che dovremmo avere il controllo su tutto ciò che si scioglie in noi. Ma la cosa bellissima è che noi continuamente durante la vita sciogliamo bioresistenze. Sapete quanti microtraumi abbiamo elaborato senza dover per forza passarci attraverso col pensiero razionale? Il nostro corpo è intelligente, non soltanto ciò che ci anima è intelligente, il nostro corpo è intelligente e di intelligenze ne abbiamo 3, legate ai nostri 3 cervelli, enterico, cardiaco ed encefalico. Attiviamole. E come comprendiamo che c'è stato un cambiamento? Quando percepiamo che iniziamo ad avere più energia, che iniziamo a stare meglio. Ma dobbiamo essere con noi onesti. Ricordate l'Everest? Siamo a metà montagna. Capire che stiamo iniziando a stare meglio e dire, caspita, brava Milena, sei già a 2000 metri. È vero che te ne mancano altri 2000, ma sei partito da zero, sei a 2000 metri. Cioè, dobbiamo imparare a darci le pacche sulle spalle. Bene, 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 bene. Allora, adesso come sempre la parte di diretta condivisa con chi non può essere qua stasera si interrompe qua e lascio la parola a chi è presente sia per condividere la sua esperienza, per fare domande o semplicemente per salutare.